Tra sosta per le nazionali, voci di mercato e grande attesa per Roma-Inter, torna qui su Passione Inter uno dei format più amati dalla nostra community e sto parlando delle top news del momento in casa nerazzurra. E allora, amiche e amici nerazzurri, ben ritrovati. Cercheremo di condensare in questo contenuto tutte le ultimissime notizie sul mondo nerazzurro, di raccoglierle appunto in pochi minuti, di commentarle insieme a voi e quindi, come sempre, io vi aspetto qui sotto nei commenti con tutte le vostre considerazioni e soprattutto vi invito a continuare a sostenere e a supportare il progetto Passione Inter con un like al video, l'iscrizione al canale e soprattutto vi aspettiamo nel club di Passione Inter, passioneinter.club. Andiamo ragazzi, andiamo rapidi perché abbiamo ben 5 cose di cui parlare, da approfondire. Io parto da uno degli argomenti che poi torna ad alimentarsi durante il mercato, durante la sosta. Piccolo lapsus perché sto parlando appunto di mercato. C'è un nome che sta diciamo risuonando in questi giorni in Viale della Liberazione, un nome del quale si parla in queste ultime settimane e riguarda il discorso difesa, che è un discorso che noi più volte abbiamo approfondito qui sui canali di Passione Inter, perché sappiamo appunto che tra l'altro il prossimo anno diversi giocatori nerazzurri si apprestano con ogni probabilità a lasciare Milano perché appunto in scadenza di contratto nel 2026 e quindi l'Inter in un certo senso si deve un po' tutelare e cominciare ad individuare quelli che potrebbero essere i profili interessanti da riuscire a portare appunto a Milano. Allora, il nome di cui si parla è Marc Guéhi, stiamo parlando di un difensore, di un bel difensore, inglese, classe 2000, attuale capitano del Crystal Palace e punto di riferimento della, propria nazionale. E il suo nome non è un nome nuovo in Via della Liberazione, in Viale della Liberazione, perché già da tempo la dirigenza aveva adocchiato questo giocatore, ma ne stiamo parlando ora perché sembra che qualcosa effettivamente si stia muovendo. Parliamo di un giocatore con un contratto in scadenza nel 2026 che non verrà rinnovato, che non ha intenzione di rinnovare, un giocatore il cui valore, anzi la sua valutazione attuale su Transfermarkt è di 45 milioni di euro, una cifra che comunque ci fa anche comprendere quello che è lo status, no, del giocatore e tra l'altro profilo attenzionato anche da altri club europei. Il Liverpool aveva provato a, diciamo, portarselo in casa prima di, virare poi sul Leoni. Ci sono anche Bayern Monaco e Barcellona, quindi comunque un ragazzo che piace a molti e piace anche all'Inter, ad un Inter soprattutto che punta sempre anche a colpi di mercato a parametro zero. Sappiamo che Marotta è un grande esperto di questo tipo di colpi e non a caso se ne sta parlando effettivamente proprio adesso, con Acerbi, De Vrij e Darmian che sono i nomi di coloro che con ogni probabilità, poi vediamo quello che deciderà la dirigenza, però sicuramente sono in scadenza di contratto e quindi ci saranno da fare delle valutazioni su questi profili. Quindi 3 slot teoricamente che si andranno a liberare, l'Inter che dovrà intervenire. Parlo di 3 slot, ma in realtà in questi ultimi giorni si è parlato anche di un possibile addio, di Bissek, corteggiato anche lui un po' in giro per l'Europa, corteggiato anche dallo stesso, Crystal Palace, giocatore che in questa stagione sta avendo meno spazio sotto la guida di Christian Chivu. Io ho detto più volte che mi aspetto comunque di vederlo poi nel corso della stagione. Abbiamo fatto un video totalmente dedicato a Bissek, ne abbiamo parlato ampiamente, però è un giocatore che sicuramente vuole più spazio e sicuramente vuole giocare il mondiale. Quindi questi sono, diciamo degli aspetti che contano e quindi si è parlato di questo addio. E il discorso Bissek può incidere direttamente anche sul discorso Guehi per 2 motivi. Il primo riguarda, la cifra che l'Inter potrebbe andare ad incassare da un'eventuale cessione di Bissek, Inter che comunque aveva già rifiutato offerte da 25 milioni per Bissek in estate, 25, 30 milioni per Bissek in estate, quindi comunque capiamo che
la dirigenza vuole, diciamo incassare una cifra importante nel caso per questo giocatore, per la cessione di questo giocatore. L'altro discorso riguarda il fatto che tra i club interessati a Bissek c'è proprio il Crystal Palace. Quindi chissà che non possa in qualche modo trovarsi un incastro, ecco, per un'eventuale trattativa, scambio, Bissek. Bisogna un attimo capire come vorrà muoversi la, dirigenza, anche perché, diciamo che il fatto di muoversi a giugno per portare il giocatore eventualmente a 0, il grande rischio in questo senso è il fatto che qualcuno poi ti possa anticipare a gennaio. Ricordiamo ovviamente che il giocatore può già prendere un accordo con l'Inter, come avevano fatto ai tempi anche Taremi e Zielinski, per arrivare poi a fine stagione può farlo già da gennaio, quindi questo si può fare, però ovviamente magari c'è qualcuno che vuole, direttamente affondare il colpo in anticipo rispetto all'Inter. Bel nome sicuramente quello di Guehi, giocatore esperto, giocatore d'esperienza, che potrebbe andare a rinforzare il reparto difensivo che già da quest'anno in parte è stato rinforzato con l'acquisto di Akanji, e quindi si andrebbe ad aggiungere un altro tassello interessante, ecco, per la, difesa del futuro dell'Inter. Un altro dei nomi, del quale si vocifera è quello di Moaremovic del Sassuolo, ma stiamo parlando ovviamente di un profilo, ben diverso, con meno esperienza e, sul quale tra l'altro la Juventus detiene ancora il 50% sulla futura rivendita, quindi da capire, ma ad oggi il nome sul quale sembra essere effettivamente l'attenzione dell'Inter è appunto quello di Guehi. Movimenti quindi di mercato, movimenti in difesa, ma movimenti anche in panchina, perché anche la panchina dell'Inter potrebbe, diciamo, conoscere presto qualche scossone. Non sto parlando di Christian Chivu, ma sto parlando del suo vice, di Kolarov, perché questa è una notizia rilanciata da calciomercato.it. Sembra appunto che Kolarov sia finito nel mirino della Stella Rossa, scusatemi, pronta ad offrirgli la sua prima grande panchina da allenatore. Tutto questo discorso si collega a quello che sarà il futuro di, Milojevic, scusate, che è l'attuale, allenatore della Stella Rossa, che potrebbe invece finire, diciamo a guidare la nazionale serba. Quindi, in base a quello che sarà il destino e il futuro di questo allenatore, poi si deciderà il futuro di Kolarov. Ovviamente questa per Kolarov sarebbe una chance anche difficile da rifiutare, perché si tratterebbe non solo di una grande esperienza a livello professionale, ma anche di andare ad allenare poi la squadra della propria città. Quindi c'è tanto, insomma, che può essere così, no, allettante per l'attuale vice Chivu. Vediamo come si andrà, ad evolvere questa situazione. Sicuramente Kolarov in questo momento sta aiutando molto Christian Chivu, ha un ottimo rapporto con Chivu, con, molti giocatori dello spogliatoio, ma in queste dinamiche poi rientrano anche discorsi legati alle, come dire, a quelle che sono le ambizioni, no, di un professionista. Quindi, vedremo. Altra notizia riguarda invece, mi sposto dal discorso mercato e vado sul fronte societario, ecco, se vogliamo così dire, perché arrivano delle buone notizie. Ieri, 15 ottobre, nell'assemblea dei soci l'Inter ha approvato, un bilancio definito storico, 576 milioni di euro di ricavi e per la prima volta nella storia moderna del club, come ha sottolineato anche Marotta, un utile netto. Tutto ciò grazie ad una strategia basata su sostenibilità, efficienza operativa e massimizzazione delle risorse, ha detto il presidente Marotta, quindi sicuramente un dato e un aspetto che fa sorridere in casa Inter, un grandissimo traguardo e, tra l'altro, il club nerazzurro ha ufficializzato anche quelle che sono state le cifre delle operazioni in entrata e in uscita, che ci permettono di capire, su quali giocatori è stato fatto l'investimento maggiore e quali giocatori sono pesati maggiormente sul bilancio. Questo è un dato che secondo me può anche essere utile da commentare, perché il giocatore più costoso è stato Luis Enrique,
arrivato dal Marsiglia per 22,8 milioni di euro. A seguire Sucic, per 14,6 milioni dalla Dinamo Zagabria, e poi sul podio rientra anche il portiere Josep Martinez, arrivato dal Genoa per 14 milioni. Poi abbiamo Zalewski dalla Roma 6,7 milioni, Palacios 6,4 milioni, Taremi da svincolato 2 milioni e mezzo circa, Zielinski da svincolato circa 2 milioni, anzi andiamo con precisione, Taremi 2,4 e Zielinski 2,1, e poi c'è Topalovic 1,7 milioni. Quindi il giocatore che più ha pesato sul bilancio dell'Inter nel 2025 è stato Luis Enrique nelle operazioni in entrata. Luis Enrique che ancora deve un po' probabilmente dimostrare, deve ancora farci capire di che pasta è fatto, speriamo di riuscire a capirci di più, in questa stagione. Ovviamente, ragazzi, piccola parentesi, perdonatemi per la voce, sono un po' influenzata. In questo calcolo non rientrano, acquisti come Bonnì e come Diouf, che sono stati fatti dopo luglio e quindi andranno poi a rientrare nel prossimo bilancio. Diouf che come Luis Enrique ancora deve un po' farsi conoscere, Bonnì che già sta convincendo lì davanti insieme a Pio Esposito, e stanno diciamo in qualche modo non facendo rimpiangere le assenze di quelle che possono essere le assenze di Thuram e di Lautaro Martinez. E a proposito di Lautaro Martinez, Lautaro, reduce dagli impegni con l'Argentina, ha scelto di non perdere troppo tempo, e questa è una notizia perché comunque si era parlato la scorsa settimana di un possibile arrivo in ritardo del capitano, che poi avrebbe avuto poco tempo per prepararsi alla sfida contro la Roma. Invece è rientrato il prima possibile da Piano Gentile grazie ad un volo privato fornito direttamente dal club nerazzurro, e quindi insomma è già da Piano Gentile ad allenarsi con i compagni, e questo permetterà sicuramente al capitano di arrivare stanco, perché è inevitabile ragazzi, i viaggi intercontinentali per Lautaro Martinez quando ci sono gli impegni con la nazionale argentina sono inevitabili, però magari più pronto per la sfida contro la Roma, anche perché saranno 3 gli attaccanti a disposizione di Chivu, con Thuram che non riesce a rientrare per la trasferta all'Olimpico. Questa è un'altra delle dimostrazioni da parte di Lautaro Martinez di impegno, dedizione e spirito da capitano, dicevo questa mattina, quindi un'altra grande dimostrazione da parte del capitano, e notizia positiva sicuramente per noi che siamo più tranquilli, sapendo che è già rientrato. Tra le notizie positive però ci sono anche qualche notizia, c'è anche qualche notizia negativa, perché per Chivu, si sono aggiunti alla lista degli infortuni anche lista in realtà breve con Thuram out, che speriamo di rivedere presto, però anche Raffaele Di Gennaro e Matteo Darmian. Di Gennaro ha riportato una frattura allo scafoide in seguito ad uno scontro di gioco, e quindi dovrà essere operato, dovrà sottoporsi ad un'operazione. E poi c'è Matteo Darmian che invece è alle prese con un risentimento al soleo della gamba destra, al soleo della gamba destra, e quindi dovrà essere rivalutato giorno per giorno. Speriamo che possa rientrare al più presto anche Darmian, che nonostante quello che si dice di questo giocatore, resta sempre un'arma in più a disposizione di Christian Chivu. Quindi solo 2 notizie negative per Chivu in vista della Roma, che dovrà scegliere chi schierare dal primo minuto all'Olimpico, ma della probabile formazione ragazzi ne parleremo nella diretta, scusatemi, di oggi delle 19:30, consueta diretta delle 19:30, quindi io vi aspetto più tardi, sempre qui sui canali di Passione Inter. Vi aspetto ovviamente nei commenti per le vostre considerazioni su tutto quello che abbiamo detto in questo contenuto. Nel mentre io lascio un altro contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube, vi basta cliccare qui alla mia destra.